Ok, grazie mille Guido, e benvenuti a tutti, benvenuto a John. Sono veramente molto onorato, sono anche emozionato, perché veramente John è uno dei più grandi autori contemporanei in assoluto e è parte del mio percorso di formazione filosofica ed è il portatore di una visione incredibilmente critica, incredibilmente coraggiosa, incredibilmente potente, per cui è in grado di sollevare le più importanti domande che noi oggi siamo in grado di porci. Io cercherò di essere soltanto un tramite, un facilitatore, e sono veramente desideroso che sia John stesso a spiegare la qualità, la profondità e la peculiarità del suo approccio. Ed è per questo che vorrei proprio iniziare così, chiedendogli un'introduzione al primitivismo. Che cos'è il primitivismo? Well, let me first say, if I could, thank you so much for letting me be here. I know it takes an awful lot of work, a lot of people to put an event like this on, and thank you. Well, primitivismo. And maybe by introduction, I want to be sure to say this book by Enrico Manicardi, Libere dalla Civiltà, is the most comprehensive book. It is the A to Z book. It's the best in any language, of course, originally in Italian and now in English, and I think soon in German. So that's the best source. Ok, allora, per capire che cos'è il primitivismo potreste iniziare da un libro, per esempio Liberi dalla civiltà di Enrico Manicardi, che è un manuale dalla A alla Z che vi spiega veramente nei dettagli che cos'è il primitivismo. And the best periodical on this planet is, of course, Black and Green Review. I'm one of the editors, and I'm holding up number 3, but we're about to put out number 5 in August. Ok, poi c'è Black and Green Review, di cui uscirà il 5º numero ad agosto. If you want to check that out, it's only in English, I'm afraid, but just go to Black and Green Review or Black and Green Review Press. Ok, se volete cercarlo, per il momento c'è soltanto in inglese, mentre invece Liberi dalla civiltà è originariamente in italiano, poi è stato tradotto. Black and Green Review per ora invece è solo in inglese. Basta che andate su internet e cercate Black and Green Review o Black and Green Review Press. One of the starting points for primitivism is the simple fact that every civilization so far has failed, and this one is failing. And there's only one civilization now, one global civilization. Il punto di partenza del primitivismo è che tutte le società finora hanno fallito e quella in cui viviamo sta fallendo. Quella in cui ci troviamo è la civiltà globale. And so some of us have concluded that if the future isn't somehow primitive, if it isn't somehow opposed and getting outside of civilization, there'll be no future. Ok, quindi ciò che ne ha concluso è che il futuro è in qualche modo primitivo e che quindi va al di fuori della civilizzazione. We all know how bad things have already gotten. I mean, the physical environment is now already approaching a catastrophic point. Ok, sappiamo già da un punto di vista ambientale quanto stia degenerando la situazione e si stia raggiungendo un punto catastrofico. The oceans are warming and rising and acidifying, the polar caps are melting. Quindi per esempio l'innalzamento della temperatura globale, lo scioglimento dei ghiacciai. The extinction of species is increasing. Ok, l'estinzione di varie specie che sta aumentando, sta continuando. The global pollution is increasing. The air in London is now as bad as Beijing's air.
quindi anche l'inquinamento dell'aria in tutto il mondo sta peggiorando, l'aria adesso a Londra è irrespirabile quanto quella a Pechino. The severe swings of weather and so many other things. I won't bother. You probably know the list. Ok, probabilmente conoscete già la lista di tutti gli effetti negativi dell'inquinamento e quindi non starà a rielencarli ulteriormente. And there's certainly an explicit anthropological part, which comes from looking at the evidence of life before civilization, outside of civilization. Ok, la parte antropologica va a spiegare com'era la vita dell'essere umano prima della civiltà. We know that human species, Homo, the various human species, have been around some 3 million years at least. Sappiamo che la specie Homo, quindi non soltanto quella che stiamo vivendo, l'Homo sapiens, ma anche quelle precedenti, abitano il pianeta Terra da circa 3 milioni di anni. Some were already cooking with fire 2 million years ago. Alcuni già cucinavano con il fuoco 2 milioni di anni fa. And it was striking for me to discover the apparent consensus among anthropologists that people 1 million years ago had intelligence equal to ours. Ed è stato stupefacente per lui scoprire che molti antropologi sono d'accordo sul dire che gli esseri umani di 2 milioni di anni fa avevano un'intelligenza che è molto simile alla nostra. People lived in band societies, small face-to-face societies of maybe 50 people. Le persone allora vivevano in società molto più piccole, comunità di circa 50 individui ciascuna. War, work, the objectification of women hadn't yet begun. Poi sono iniziati il lavoro, la guerra, l'oggettificazione della donna. Unnatural population growth hadn't started. The environment wasn't being destroyed. Quindi con la naturale crescita della popolazione l'ambiente è stato necessariamente distrutto. And this obtained for almost countless generations. This obtained or persevered for countless generations. It existed. E questa è una realtà che si sono trovate ad affrontare varie generazioni. There's a number of aspects to this, but to me, one of the very most crucial is community. We now have no community. In mass society, it's gone. Okay. Tra tutti questi aspetti, uno dei più importanti è la comunità, perché non abbiamo più comunità con la società globale in cui ci troviamo. Community, I feel, doesn't really exist unless it's face to face. Comunità nel senso di trovarsi faccia a faccia. A Ute elder, a Native American in the U.S., once said to me, "Civilization is the grave of community." Una volta una tribù americana gli ha detto che la civilizzazione è la tomba della comunità. So now, if we look at the other side of what's happening to nature, what's happening to the physical environment, we look at what's happening in society. Quindi se ci guardiamo intorno e guardiamo ciò che sta succedendo a livello ambientale, capiamo anche che cosa sta succedendo a livello sociale. I don't know much about Italian society specifically, frankly. But I can tell you a few things about American society, and some of these things are starting to spread. Ok, non so molto della società italiana, però vi posso dire qualcosa della comunità americana e alcune abitudini stanno iniziando ad espandersi, ad andare in giro per il mondo. The things that happen when there's no more community, for example, the mass shootings, almost every day now in the U.S.
mass shootings. Ok, per esempio ciò che accade quando non c'è più comunità, un esempio sono le sparatorie di massa che stanno accadendo adesso negli Stati Uniti. The rising suicide rates, the opioid epidemic that's raging in the US now, and I don't see it going away. Ok, stanno aumentando per esempio il tasso di suicidio e di dipendenza dagli oppiacei. In banned society, people were able to be accountable. They were able to, and they were required to take responsibility, which you don't have in mass society. Prima, quando c'erano delle società più piccole, ogni individuo era costretto a prendersi le proprie responsabilità, che è una cosa che non succede più nella società di massa. The community, just to dwell on that just a little bit more, that's a word that's used all the time by politicians or developers or whoever. But, you know, it really has vanished in modern mass society. La parola comunità viene usata molto spesso al giorno d'oggi, soprattutto da politici o comunque personaggi di un certo rilievo, però alla fin dei conti la comunità è sparita nel vero senso della parola. So it seems to me we are encouraged by the fact that there was community, banned society was egalitarian, and that's the orthodox view. That's not an anarchist point of view. That's any anthropologist says that banned society, hunter-gatherer society was essentially egalitarian. Ok, quindi la società prima era egualitaria, diciamo, quindi ognuno si prendeva le proprie responsabilità e siamo incoraggiati dal fatto che prima c'era questa presa di responsabilità, questa presa di coscienza e che adesso non c'è più. That is, sharing was the ethos, the reigning ethos, the important value of society. Quindi ne viene fuori anche la perdita dell'importanza dei valori che ci sono nella società. So I think the idea is not to try to arrive at a copy of prehistoric hunter-gatherer society, but to learn from it and be inspired by it, and again to be encouraged by the fact that it persevered for millions of years. Ok, quindi ciò che si dovrebbe fare non è tornare veramente a una civiltà preistorica, ma esserne ispirati e riuscire a riscoprire gli antichi valori. And you see the relative time frame, how fast things have gone to hell since civilization. Every civilization. It's obviously including this one. Ok, quindi possiamo notare tutti come vada veloce il tempo e anche per la civiltà che stiamo vivendo adesso. La prossima domanda che volevo farti nell'ambito di questa critica in generale al processo di civilizzazione, qual è il posto che ha l'analisi del linguaggio? Che cos'è il linguaggio e che ruolo ha nel processo di alienazione? I have to kind of go around the bush to answer that because that's a very hard one. I wrote some essays quite a while ago. It turned into a little bit of a series. I was trying to look at the emergence of the symbolic dimensions and why they started to emerge. Ok, quindi ha scritto una serie di libri che in qualche modo si collegano e sono diventati una serie in cui cerca di studiare qual è l'utilizzo del simbolo e come è nato. And they were time, language, number, and art. Quindi erano il tempo, la lingua, i numeri e l'arte. Fascinating stuff, I think. We were really timeless in the sense of not having time awareness or time consciousness until fairly recently.
Ok, sono tutte cose affascinanti, ma c'è da notare che noi non avevamo la coscienza del tempo finché il tempo non è stato inventato. There was no reified thing called time, but now it is a thing. It's a materiality that stands over us and in an oppressive way. Il tempo non era un oggetto, ma adesso è qualcosa di materiale che sta al di sopra di noi in modo quasi oppressivo. Saint Augustine rather famously said, "I know what time is until somebody asks me to say what it is. So, il tempo che cosa?" Ok, quindi sappiamo tutti che cos'è il tempo finché non ci viene chiesto di definire che cos'è il tempo. Anyone? Quindi che cosa è secondo voi il tempo? Well, this is, somebody, no? Oh. Aspetta, sta arrivando. Allora, il tempo è una dimensione che ci permette di organizzare i nostri spostamenti. Time is dimension. Aspetta, se vuoi traduco io. No, No, studiamo molto inglese a scuola, fai differenza tutte le cose. No, vabbè, comunque fai le Ok, time is a dimension that allows us to organize. Well, yes, to organize what? Per organizzare cosa? la nostra vita, i nostri spostamenti, le nostre abitudini. Our habits, how we move. Well, I think there's a development. Now we obey the clock. Actually, clocks are fairly recent too. The first public clocks, 1300s, minutes and seconds are fairly recent. I mean, this was not always the case, the sense of time. And it comes from, go ahead, I'm sorry. Ok, quindi c'è stato praticamente uno sviluppo per il fatto che adesso noi obbediamo praticamente all'orologio. Per esempio i primi orologi pubblici che erano venuti fuori nel 1300. You have to teach people time. You have for practical purposes. You've got to get people into the factories on time or to school on time. Before they didn't really have that sense of things. Quindi il tempo va insegnato alle persone per ragioni pratiche, per esempio per farle arrivare in orario in fabbrica o a scuola e quindi per insegnare loro un principio di cui altrimenti non avrebbero nozione. So it comes out of a need in society at a certain stage. Quindi viene fuori da un bisogno della società a un certo livello. And I could go on and on, but then I'm going to skip over language for the moment. Ok, sappiamo un attimino la parte del linguaggio per il momento per vedere un attimo più questo argomento. The concept of number. When did we need to start to count? Ok, il concetto di numero è nato quando abbiamo iniziato ad avere bisogno di contare. There are actually quite a few people, it's a decreasing number of people, but there are people who only have 1, 2, and many. Ok, adesso c'è sempre un numero minore di persone, ma ci sono alcune persone che contano 1, 2 e molti. You don't need number until there are things like exchange and ownership. Perché non si ha bisogno dei numeri finché non ci sono cose come lo scambio e la proprietà. In other words, I'm suggesting that these things are not naturally occurring or freely, they just come out of nowhere for no reason, as if they're always there. We take all these things for granted because we live in a fully symbolic world, some fully symbolic culture. Vediamo queste cose per scontate perché viviamo in un mondo che è puramente simbolico, ma sono soltanto una creazione dell'uomo, non sono nate dal nulla. And then art. If people were as wise or intelligent as we are, 1,000,000 years ago, they only started to make figurines or cave paintings 30, 40,000 years ago. Why did they wait so long?
Ok, e perché se gli uomini di 2 milioni di anni fa erano intelligenti tanto quanto noi, perché hanno iniziato a fare i dipinti per esempio sulle caverne soltanto 30-40 mila anni fa? Perché hanno aspettato così tanto? I think something started to shift, and it wasn't too long before we get to domestication. Cioè, qualcosa si è mosso e è stato un processo che ha portato alla, diciamo, domesticazione. And I'll try to get the language pretty quick here, but you know, it's kind of an interesting question. Reality presents itself to us, and we represent it. This is representation. Ok, la rappresentazione è la realtà che si presenta a noi e noi che cerchiamo di riprodurla. That's what a symbol is. It stands for something else. Questa è la funzione del simbolo, cioè qualcosa che rimane al posto di qualcos'altro. I mean, that's an obvious point, right? If I wrote dog on this piece of paper, it's not a dog, obviously, but it represents a dog or the class of animals which are dogs. Ok, quindi è abbastanza ovvio che se uno scrive cane su un pezzo di carta, ovviamente non è un cane, però è qualcosa che simboleggia i cani o comunque qualunque cosa appartenga alla famiglia dei cani. Just one more thing on art, just to throw one thing out. The Belgian surrealist painter Magritte, you may know this piece of art. He painted a pipe that you smoke, and the caption read, "This is not a pipe." Ok, quindi parlando di Magritte, per esempio, l'artista belga, probabilmente conoscete tutti il quadro in cui lui ha dipinto una pipa e c'è scritto "questa non è una pipa". So it's just an open question. Why did people start doing these things, and why didn't they used to do it? And I think the question of language, it's the most speculative for what I've tried to write anyway. It's very difficult to try to, in a sense, question the emergence of language, but I think you can make a case for that. Ok, quindi tutte queste questioni rimangono domande aperte, fra cui una delle più significative è appunto quella del linguaggio, su cui si può speculare un sacco, tra l'altro, cioè nel senso di parlare. One of the problems with this, with looking at language is no one knows when speech began. Il problema della lingua è che nessuno sa veramente quando si è iniziato a parlare. We know when written language began. There's the physical evidence, there's the artifacts. La lingua scritta ovviamente si sa quando è cominciata perché ne abbiamo le prove. Abbiamo per esempio dei pezzi di artigianato su cui sono scritte, incise determinate cose che appunto rimangono a testimonianza. Phoenicians or Mesopotamians, say 5,000 years ago, you see the clay things, you see the emergence of language. Per esempio viene fuori il primo linguaggio fra le popolazioni fenicie o della Mesopotamia, quando incidevano l'argilla. But again, this is the whole question of the symbolic. It's very recent, really, and go ahead. Ok, quindi la questione del simbolo rimane molto recente. Sigmund Freud, who was no New Age mystic kind of guy, said he thought originally humans were telepathic. They didn't need symbols. They communicated directly. Freud, che era visto un po' come un visionario quando iniziò a lavorare, a pubblicare i suoi scritti, riteneva che all'inizio gli umani fossero addirittura telepatici, che quindi comunicassero con la mente e non avessero bisogno del linguaggio per esprimersi. Now there's nothing much except symbols. We exchange symbols. We exchange words and then other words come back. You know, it's sort of strange when you think about it. Adesso è strano a pensarci, ma tutto ciò che ci scambiamo sono simboli, anche le parole stesse sono simboli, perché se noi parliamo e diciamo delle parole, ciò che ci ritorna indietro sono altre parole, quindi altri simboli. But just to finish,
it's hard to zero in on this very much. Some people think we started to speak maybe 30,000 years ago, maybe roughly when the cave paintings began. But others say, no, probably 1 million years ago, because people had the intelligence to do it. Ok, alcuni pensano che abbiamo iniziato a parlare circa 30.000 anni fa, quindi quando sono comparse le prime testimonianze di scrittura, ma altri pensano invece che la lingua sia nata circa 1 milione di anni fa, perché avevamo la stessa intelligenza e le stesse capacità che abbiamo adesso. Ok, allora, grazie intanto e vorrei rimanere ancora brevemente su questo. Quando noi usiamo una parola, per esempio bottiglia, l'unica cosa che la parola ci dice di ciò a cui ci riferiamo è a cosa serve. Per esempio la bottiglia serve a contenere qualcosa per bere. I'm sorry, what is the question? Non ho finito la domanda ancora. Rimanendo a questo livello dell'analisi, quello che appare ai miei occhi è che la funzione primaria del linguaggio sia permettere l'utilizzo e quindi la strumentalizzazione della realtà. Language is a tool. Sì, ma quindi con una specifica natura di controllo della realtà o di ottenere qualcosa. Ok. Intanto vorrei sapere se è d'accordo con questa prima analisi. Well, that sounds right to me. It sounds plausible. It's there's a reason these symbolic dimensions emerge. But again, with language, since we don't know when it started, it's harder to do that, to see why that might have started, to conjecture about what is really going on. Sembra plausibile come ipotesi, visto che effettivamente la nascita dei simboli e poi anche del linguaggio si collegano in qualche modo alla proprietà. Però visto che non possiamo stabilire con certezza quando sono nati i simboli, rimane una domanda piuttosto vaga. People have said some things that really don't make much sense. They're not very helpful. For example, some people argue that to organize a hunt, which might require several people if it's a big animal, you have to have language. But think about it. You have to be silent. You're not talking while you're trying to, hunt something. Ok, alcuni hanno tirato fuori delle ipotesi che sono abbastanza assurde, per esempio che per organizzare una caccia, se si tratta di un animale molto grande, c'è bisogno del linguaggio per organizzarsi, ma se ci andate a pensare, per la caccia invece bisogna essere silenziosi. Ci sono molte cose per cui bisogna essere silenziosi nella vita e spesso non facciamo caso a questo. Vorrei sapere proprio per questo. See? Right. See, lovers need no words. That sort of thing. Yeah, Le persone che si amano non hanno bisogno di parole, per esempio. Philosophy, if I could say, philosophy for about exactly the last 100 years has been quite obsessed with language. That's been, I think, the most popular theme or work that's done in philosophy. Quindi la filosofia si è concentrata molto, soprattutto ultimamente, proprio sul linguaggio e sull'uso della parola. And some of these things get down, whether they exactly mean it to go that way. There is questioning. For example, when Heidegger said, language speaks, he was saying that the speaking subject, we assume the subject is speaking, but more importantly,
language is already there to provide what is said. Quando Heidegger diceva per esempio che la lingua parla, intendeva certo che il soggetto che sta parlando vuole esprimere qualcosa, ma la lingua che c'è già sta di per sé esprimendo e dicendo qualcosa. Wittgenstein, all sorts of people, I won't try to go into that, but it becomes more of a question, and it's interesting that it does, because now we're in such a fully symbolic place, and we wonder about the adequacy of language. Quindi diventa una domanda ancora più importante, visto che adesso viviamo in una società fatta di simboli e quindi ci interroghiamo sulla vera funzione della lingua. Credo che tutto l'universo del simbolico, come lo intende John, quindi il linguaggio ma anche le altre forme di rappresentazione, abbiano una caratteristica abbastanza chiara, ovvero possono portarci informazioni che noi già conosciamo soltanto, non possono portarci qualcosa di nuovo, perché per nominare qualcosa, per definire qualcosa, per misurare qualcosa, io posso basarmi soltanto su ciò che già ho. In questo senso il nostro intimo desiderio di avere un'esperienza ogni giorno nuova della vita, un'intimità ogni giorno rinnovata con la vita, viene in qualche modo tradita alla base dall'universo del simbolico. E vorrei sapere se questo è ok per lui, perché poi è una domanda successiva. Adesso arrivo. Questo significa in pratica che se io lo guardo lui e penso che è John Zerzan, questo automaticamente significa alcune cose che io so già di John Zerzan, ma se lo guardo negli occhi posso scoprire qualcosa che è al di fuori di questo. Allora la vera domanda è che cos'è l'esperienza non mediata? Well, I think that's, that gets back, in the way I look at it anyway, that's what primitivism is about. Maybe all this symbolic stuff is, taking us away from what is unmediated. It's kind of obvious that it is. And I think it's getting clearer that it isn't really satisfying. Ok, quindi bisogna tornare alla base di a che cosa serve il primitivismo, proprio perché ormai i simboli ci stanno portando via la vera essenza delle cose, cioè la base a cui ci ispiriamo per fare tutte le nostre dimostranze, diciamo. But that would take quite a bit to imagine a place where it would. I think it would require such a change in the material conditions that these things wouldn't be needed. They wouldn't be desired. They wouldn't be the needs of a particular society, perhaps in a far less alienated society. Mettiamo per esempio una società alienata in cui non c'è bisogno del linguaggio perché abbiamo già tutto ciò che ci serve da un punto di vista materiale. Volevo chiedere se il linguaggio viene eliminato dalla società, come si possono esprimere i concetti astratti e dato che secondo me non si possono esprimere senza linguaggio, nel caso la mancanza di linguaggio non comporterebbe una degradazione del contatto umano con le persone.
without the conceptualization? Well, you know, it's sort of an open question, it seems to me, because, for example, the phenomenologists, they wanted to get to the thing itself. They didn't succeed, I don't think. Husserl and the others, they wanted to get behind or before the concept. They were trying something. I think we were talking about this, and I think their strategies didn't really go there at all. But I think that's a worthy effort. You know, maybe there's some way of if the concept or conceptual thinking is almost the problem. I mean, it's implied that you could get to a more direct, an unmediated place somehow. I mean, that was the, if you say to the things themselves, well, how do you do that? I mean, we don't know how you do that. They didn't make it, but there were people that not necessarily feel that conceptual thinking, because it depends on how you define conceptual thinking too. Okay. Quindi per esempio se vai indietro ai fenomenologi, loro cercavano di andare a scoprire le cose in sé, rimuovendo l'idea di concetto. Soltanto che viene a mancare proprio, non essendoci più il concetto, non c'è più neanche la cosa in sé, e poi dipende anche da come definisci il concetto, cioè secondo te che cos'è il concetto astratto, il pensiero astratto? Qualcosa che si riferisce a una cosa che non esiste nel mondo materiale. Che conception is something that refers to something that doesn't exist in the material world. You know, well, I wonder what the connection is between the symbolic, because of course, for example, the most important way we measure intelligence in modernity is how well a person manipulates symbols, words and numbers, right? Well, that's one way to measure intelligence. That's not how it was measured, you know, outside of history or outside of civilization. So, I don't know. Ok, quindi per esempio dice, un modo di misurare l'intelligenza è come noi riusciamo a manipolare i simboli, che è qualcosa che va al di fuori del contesto storico. Vorrei riprendere la domanda che ho fatto, vedo che non l'abbiamo esaurita, mi piacerebbe che continuassimo un po' a parlare di esperienza non mediata, credo che sia questo il punto più importante adesso. Quindi come si immagina John le relazioni umane, soprattutto al di fuori o al di là o al di qua dell'universo del simbolico? Sì. Well, it's hard to conceive, it's hard to imagine, but again, people did without it just fine for, you know, a million years or more. So, and we know that they had stable and egalitarian societies and didn't have war and hierarchy and all the rest of it. So that sort of indicates that who needs symbolism? But as far as how to get to that place, that's kind of wow. That's a tall order. Ok, adesso è difficile da immaginare, però effettivamente le società che vivevano prima dell'utilizzo della parola vivevano molto tranquillamente nella più completa anarchia e in società che comunque consideravano uguali tutti gli individui, tutti i componenti, e effettivamente adesso non abbiamo un reale bisogno di simboli, ma adesso sono stati creati, ci sono, e questo. In questo momento storico è molto evidente che le nostre relazioni sono mediate dalla tecnologia.
e mi piacerebbe approfondire questo aspetto. Well, one thing that strikes me is I think that political ideology has been almost replaced by technology. Una cosa che lo stupisce è come l'ideologia politica è stata praticamente sostituita da un'ideologia tecnologica. The claims of enlightenment, we'll get rid of religious intolerance and superstition, we'll have science and technology that'll give us the brave new world and so forth. Well, that's been a disaster. It hasn't happened. Well, that's a political idea, and it's failed. Okay. Quindi l'ideologia politica praticamente ha fallito, adesso le risposte che cerchiamo ce le danno tutte la scienza e la tecnologia. I think we see a great fall-off in the willingness of people to believe the claims and promises of politics. People are voting less. I mean, it's starting, people just more or less know it's a racket, that it's just bullshit. It's just a manipulated game to keep the thing going. It's not democracy, it's just, it's phony. Ok, quindi ormai crediamo proprio di meno nella politica, sono sempre meno quelli che vanno a votare, tutti sono coscienti del fatto che siano soltanto cavolate quelle che ci vengono propinate a livello politico. And I think you know what I mean in terms of specific stuff. We're just surrounded every day. The ads, well, yes, we have problems just around the corner with more technology, we'll fix everything. Ok, ormai siamo circondati praticamente dalla pubblicità e da tutto quello che riguarda la tecnologia e siamo portati a credere che ormai ciò che può sistemare e migliorare la nostra vita è soltanto altra tecnologia, più tecnologia. But more and more technology, things are getting worse and worse. Più c'è tecnologia e più peggiorano le cose in realtà. IBM doesn't have this slogan anymore, but for several years, let's build a smarter planet. Ok, ho vissuto per anni con lo slogan cerchiamo di costruire un mondo migliore. The Earth is stupid, but with technology, we're going to make it smart. I mean, that's so insane, it's hard to believe. Sembra stupido, però in realtà con la tecnologia quel mondo più migliore e diciamo più intelligente che stiamo costruendo in realtà sta soltanto degenerando. Let's look at the major claims as I see it. Technology, and I'm using a very reified mean here, but technology says it empowers us. Well, we've never been more disempowered, right? Per me la tecnologia ci possiede praticamente completamente e è molto difficile distaccarsene ormai. Technology connects us, instantaneous online connection with anybody all over the globe, anytime. Per esempio abbiamo una connessione istantanea con chiunque in giro per il mondo, quindi la tecnologia ci connette in qualche modo. But in fact, people are more isolated than ever. People are they're more apt to live alone, they have fewer friends. It's just a huge lie to say we're connected by technology. Ma ormai è diventata soltanto una bugia dire che siamo connessi dalla tecnologia perché siamo più isolati che mai. Another one is technology gives us this cornucopia of diversity and difference. Tra l'altro la tecnologia ci dà questa cornucopia di differenze, di realtà diverse. But we live in the most standardized world that's ever existed, and it's getting more standardized and homogenized by the hour. Ma ormai viviamo in un mondo che è standardizzato, lo è sempre stato e adesso più che mai. It's really astounding, but I think technology, so to speak, has stepped into a kind of vacuum because the political game has kind of run out of gas. It's just failed. Ok, praticamente la società in cui viviamo è praticamente stata aspirata perché ormai la politica ha fallito.
non c'è più società per questo. For example, in the US, the American dream, Esempio il sogno americano in America, no one believes that. nessuno ci crede. And another claim, and this is sometimes the sort of the baseline fallback argument by people who are defending or promoting technology. Infatti questo è uno degli argomenti che vengono tirati fuori da quelli che difendono la tecnologia. And there's some validity, because one of the ways we're held hostage to technology and civilization itself is the matter of health. Per esempio quando si viene a parlare della tecnologia ci viene anche fuori la domanda sulla salute. But you know, in a general sense, technology comes around to say we're going to fix or heal the problem that it has created. Ma il problema della tecnologia è che va a sistemare o peggio ancora a curare un problema che ha creato essa stessa, cioè che ha creato proprio la tecnologia. Technology in the general sense, like we're going to beat cancer. Well, we have cancer because of the machine, because of technology, because of industrialization. Tecnologia in qualunque senso, per esempio se la tecnologia vi dice cureremo il cancro ci è stato provocato molto spesso dalle macchine. Questa ultima riflessione mi riporta al tema della nascita. Oggi la tecnologia ha permeato completamente l'universo della nascita. Noi veniamo al mondo in una situazione tecnologizzata. Ci sono molte ricerche di cui mi sono occupato per tanto tempo che dimostrano che la maggior parte dei problemi che ci sono durante la gravidanza o le problematiche di parto hanno in realtà origine nell'interferenza tecnologica sul processo stesso della maternità. Questo credo che sia un problema molto grande perché significa che le condizioni stesse della nostra prima esperienza del mondo sono mediate da un'esperienza non naturale, non fisiologica. Ed è possibile vedere come diminuendo drasticamente il grado di interferenza volontaria a questo livello le cose tendono ad andare, come dire, bene da sé, bene senza bisogno di aiuto. In un certo senso questo mi sembra come dire, l'esempio più forte di quello che John dice, che noi andiamo a cercare di risolvere i problemi che abbiamo creato, ed è molto interessante vedere come spesso siamo inseriti in un circolo vizioso le cui cause non comprendiamo. E questo mi sembra molto vicino al principio forse più importante dell'anarchismo, che riguarda il fatto che meno controllo e meno dominio c'è nelle relazioni, più una tendenza naturalmente associevole e pacifica negli esseri umani emerge. Ma adesso viene una domanda vera, credo che noi abbiamo troppa paura della vita pura e semplice,
della forza della vita così com'è, per riuscire a fare immediatamente un grande cambiamento. Che cosa può aiutarci a ridurre la corrente di paura che ci separa dalle forze primarie della vita? Well, it could be that the change is possible when people just decide that there's so much that's false and preventing us from living an actual life in the world. We're all trained to be chained to the screen at every moment of the day. Well, I think there are signs that that's beginning to lose its appeal. Quindi questi cambiamenti avvengono soltanto quando le persone lo vogliono davvero, e ci sono tante cose ormai che stanno cercando di fare in modo che noi non facciamo questo cambio. Ormai siamo sempre più incollati agli schermi del telefonino, ad esempio, e la scienza sta addirittura perdendo la sua credibilità. So we're not used to living in some unmediated way. I know I'm not. I don't have many primitive skills, but it's and maybe things will never change. Maybe people just keep being somehow chained to the technology, and maybe take more drugs to get through the day and wonder why everything's going to hell, and afraid to take the step of smashing all that. In realtà quando eravamo più primitivi, alla fine oltre a essere molto diversi, eravamo forse anche più felici, perché adesso ad esempio ci sono sempre più persone che fanno uso di droghe, di stupefacenti per arrivare a fine giornata, staccati sempre dalla tecnologia, ma ovviamente infelici perché circondati da essa. And people are happy somehow, or at least passively happy. They're not going to be primitivists. They're just going to stay with the way it is, the way it's going faster and faster, away from seeing people somehow autonomous and living some direct experience itself is disappearing. It's amazing. Quindi ormai la felicità non è più permanente, ma stiamo accettando il fatto che tutto scorre e va avanti esattamente com'è. Anche l'esperienza diretta ormai sta scomparendo. I temi di cui stiamo parlando riguardano una profonda nostalgia di casa e una profonda nostalgia di un altro livello di integrità e di una relazione appunto intima con l'esistente. Questo è sempre stato il desiderio, il motore della spiritualità, che intendo in senso diverso dalla religione. La spiritualità ha sempre avuto l'impulso di cercare questa dimensione. Allora, dato che a volte John nei suoi scritti parla di una spiritualità autentica che noi potremmo recuperare, vorrei sapere che cos'è per John la spiritualità autentica. Well, it's less a matter of belief or faith, and I think back to the record, if you will, and there's so much we will never know about people that lived a million years ago. I mean, not only speech leaves no artifact, but so many other things don't either. But there was something there that very much
gives me hope and gives some kind of possible ways to rethink the acceptance of the present. Ok, quindi la spiritualità non ha niente a che fare con il credo o con la religione. Tornando indietro a quegli uomini che vivevano milioni di anni fa, ovviamente ancora non ne sappiamo molto, ma di sicuro avevano una certa connessione in più. Tornando a parlare della spiritualità, è proprio perché noi ricerchiamo di nuovo questa connessione. And I think I find it very a positive thing that among anarchists there's more transparency or willingness to talk about the spiritual. It used to be, if you don't bring that up with anarchists, you're going to be thought of as a religionist or something, you know. But now I've seen over the years more that's opening up. I think I see that among people. Even among some of the most militant, black bloc types, they're spiritual, and now they feel more free to explore that. Ok, una cosa che ha notato soprattutto fra gli anarchici negli ultimi anni è che ciò che vanno a ricercare è una maggior trasparenza e una maggior volontà di parlare di determinate cose. Chiede se ci sono domande. Bene, perfetto. Volevo chiedere. 100. Intanto fa la voce alta, senti qua. Allora, io volevo fare una domanda abbastanza provocante. Secondo lei il gioco politico ha fallito? Ha fallito, non è servito a nulla, quindi abbiamo un completo degrado della politica a livello mondiale e la colpa non ho capito a cosa sia dovuta, ma non è che forse è questa mancanza non è tanto secondo me la mancanza di una società organizzata a poter risanare questo problema grosso, bensì una diversa educazione dei giovani, forse con un'educazione dei giovani diversa, soprattutto a livello di scuole medie e superiori, si può avere una società migliore? Perché altrimenti se ci fosse un'educazione, se ci fosse un grado di educazione migliore basato più sull'analisi anche dei recenti contesti politici, si potrebbe interessare, le persone potrebbero interessarsi di più alla politica stessa e quindi aumentare la possibilità di salvaguardare una certa organizzazione che fa comodo, è utile, che sia anarchica o in qualsiasi altro modo, comunque un briciolo di organizzazione fa comodo, perché visto che appunto è stato eliminato questo difetto alla politica, se ci fosse stata educazione, più cultura all'interno per esempio degli Stati Uniti, non si sarebbe usato mai uno come Donald Trump che fa un'arancia, andiamo ragazzi, scusate.
I don't want to improve this nightmare. I want it gone. I don't want to play with tiny little changes that change nothing. Ok, lui non ci vuole giocare con questi piccoli cambiamenti che alla fine non vanno a sistemare niente. Well, I hope people will never figure that out, frankly, but it's obvious why it's failed. It doesn't change anything. They want you to keep voting forever. They give you this little sandbox to play in and laugh at you. Ok, ciò per cui è fallito il sistema politico è perché non cambia niente, cioè abbiamo sempre la stessa scala, le stesse poche scelte per cui votare e quindi è ovvio che non riusciamo a cambiare in nessun modo. No, if you don't want things to change much, then fine. But I think more people are beginning to think that there's a very, very deep-seated problem. Things are going wrong at a very deep level, and one question is, what is driving this crisis? Why are we coming to this really disastrous place? Il problema è che adesso le cose stanno andando male, stanno degenerando a un livello molto più profondo di quello che crediamo, e quindi ciò che ci dobbiamo chiedere è che cos'è che sta spingendo avanti la crisi, cioè che cos'è che sta facendo in modo che la crisi possa andare avanti senza fermarsi. And it's as old as domestication and civilization. That's why every single civilization fails. Ed è tutto riguardo alla domesticazione e alla civilizzazione, ed è questo il motivo per cui ogni civiltà, ogni civilizzazione fallisce. Io avrei una domanda. Allora, da un punto di vista anche storico, prima abbiamo parlato della distruzione del simbolo come apoteosi della civilizzazione umana, ma da un punto di vista anche storico, lo sottolinea bene uno storico italiano, Harari, la grandezza dell'uomo è stata proprio nella sua capacità di immaginare, codificare in una dimensione soggettiva, intersoggettiva, una realtà oggettiva, dalle religioni al denaro, alla capacità di mettersi insieme in grandi gruppi senza conoscersi tutti di persona. Sono solo appunto alcuni dei tasselli di un ampio mosaico che hanno permesso all'uomo di diventare qualcosa di diverso rispetto alle scimmie, le meduse e gli altri animali, perché invece prima della codificazione, secondo appunto questa posizione, l'uomo era alla pari di tanti altri animali che invece dopo è riuscito a soggiogare. E quindi tradurre, poi finisce, tradurre questo pezzo. None of that is true. What? None of that is true. What are you talking about? Allora, io intendo, poi adesso concludo così facciamo la risposta, che la grandezza dell'uomo è stata in parte dettata dalla sua capacità di immaginare. Se non fosse riuscito a creare una società ampia, se non fosse riuscito a creare un linguaggio, di cui si parlava prima, una religione e anche un concetto totalmente immaginifico come quello di denaro, non sarebbe riuscito a distinguere il livello naturale dagli altri animali. Questa è una visione umanista, diciamo, della interpretazione storica. Poi magari volevo appunto sentire come la pensa invece Zerzan.
Right. Well, you're quite happy with the way things are going. It's wonderful that we've gone on this path, even though it's obviously a disaster. How can you be so faithful? That's what civilization wants you to think. All of these things are just wonderful, and never mind that it's crashing, never mind that the environment we're destroying the biosphere, and you're still talking about the great achievements. What great achievements? It's gone downhill, obviously, for quite a while. And what part of that do you ever read the newspaper? Ormai tutti quei grandi obiettivi che sono venuti fuori, come ti rendi conto, non sono più grandi obiettivi perché stanno tutti dimostrando il fallimento della civiltà, e se tu li ritieni grandi obiettivi è proprio ciò che la civiltà vuole farti credere. No, vabbè, c'è la luce, poi... Io avrei più prima si è spiegato che lui ha basato tutta questa teoria del primitivismo su uno studio di un gruppo di antropologi che ha dimostrato in qualche modo, non sappiamo come, non l'ha detto, che l'uomo 2 milioni di anni fa era il cosiddetto l'uomo dell'esto e che era felice, ma come fai a capire se era felice se non si vedeva non... Okay. Well, I guess we don't know if they were happier, but one reasonable thesis is that if you have something that's working, or put it this way, if you don't change things, it may be because it's working. You know, it's stable, it's satisfying people, and it doesn't change. Go ahead and then I'll answer the intelligence part. Il fatto è che non sappiamo effettivamente se erano più felici, soltanto che se non cambi le cose come è successo in questo caso per molto tempo, per millenni, è perché probabilmente stanno funzionando, perché vanno avanti. And one of the things about this assigning intelligence a million years ago comes from work that people have derived from the psychologist Piaget. Quindi molto del lavoro che hanno svolto questi antropologi si basa anche sul lavoro di questo psicologo che si chiama Piaget. And basically they look at what it takes to turn a rock into a stone tool, and there's a lot to it, and this is what's been teased out. In other words, you have to be able to see the stages, you have to know the angles to strike, and there's a lot of other, I can't even think of all the stages and what's involved. And I think that's one of the key reasons they came to this idea that it takes a thinking person to do that. And for example, I want to show you this. Per esempio, il fatto che fossero intelligenti quanto noi viene fuori dal fatto che per tagliare, per esempio, una selce, per fare uno strumento di lavoro, ti ci vuole una certa abilità, una certa capacità di pensare, di misurare anche gli angoli, quindi ci voleva per forza un essere pensante con una certa intelligenza per riuscire a fare questo lavoro, parlando sempre di fattori di appunto intelligenza. And this isn't a great photo, and it's not very big. This is what they call a Julian hand axe. There's a place for your thumb,
And the design, to me, it looks like a work of art, but it was a tool. And this design lasted for 1,000,000 years. I hate to keep saying 1,000,000 years, but it was very vexing to archaeologists, and it still is. Why didn't they do something different? Ok, per millenni è rimasto esattamente questa forma di questa sorta di piccola ascia che ha addirittura un incavo fatto per metterci il codice. È rimasto veramente per molto molto tempo, quindi se era così buono non hanno sentito la necessità di cambiarne la forma, perché la regola funzionava. You might reasonably guess, we don't know, but their needs were met by something like this. This is not the only stone tool, but by the way, they could put an edge on that that's sharper than surgical steel. And this was way back when they were just like animals and stupid, right? Addirittura riuscivano a fare una lamina che era più sottile di alcuni strumenti chirurgici che abbiamo adesso e comunque riuscivano a farlo quando erano allo stadio di quello che noi definiremmo degli animali o comunque degli esseri inferiori in quanto a intelligenza. And apparently, when you look at tools as distinct from technologies or systems of technology, that's kind of interesting in itself, because I think the more simple tool, the less division of labor or specialization that is involved. There are values in any kind of tool or technology. We're not supposed to think about that. It's supposed to be neutral. No, any technology. Okay. Quindi se te vai a guardare la funzionalità non soltanto di questi oggetti, questi attrezzi più primitivi, ma di qualunque attrezzo riesce ad avere comunque anche la funzionalità. For example, these basic tools, they're not gender specific, they're flexible, they're intimate, and when you get to systems of technology, they're not intimate, they're not flexible. They're not very gender specific. I mean, they are gender specific. Ok, se vai a guardare questi strumenti non hanno una specificità di genere, non sono flessibili, e se invece vai a guardare la tecnologia, invece la specificità di genere tende già più ad avercela. C'è un'altra cosa da chiedere, l'evoluzione di questi gruppi primitivi, cioè non è stata importata, è un fenomeno naturale, quindi perché reputarlo negativo? Perché reputarlo negativo se è successo in maniera naturale, cioè non indotta, diciamo. Oh, I don't think it was a natural process. I think it was maybe in the first place, or sort of fundamentally, the division of labor, or the specialists, the move to specialists, apparently was very, very slow. It was very, very, very gradual, and people apparently didn't see the change as apparent. Because when something happens with the technology, in this kind of a case, I think what happens is every other part of society changes too. So it's moving as if it's natural, but what happens is with the specialization, you start seeing these differentials of power. There are experts that enter the picture. Maybe shaman was the first one. Maybe people in general have these capacities, and then maybe only one person has it, and that gives them power over the others. So this kind of thing develops, and it develops all the way to domestication. It sets the stage for the big change, the worst change in human history, according to Jared Diamond. Okay, non lo ritiene un processo naturale perché è avvenuto molto gradualmente e molto lentamente. Poi con l'avvento per esempio degli sciamani si andava a guardare un essere umano che aveva delle capacità
teoricamente superiori a quelle degli altri e quelle lo rendevano speciale, lo rendevano superiore agli altri. Quindi non è un processo naturale, ma che noi diamo per naturale. Ma se erano diventarsi di sciamani? That's a good question. I mean, maybe, these things develop and they're not maybe understood until it's too late. And again, we're supposed to think that all of these changes are natural and inevitable, but I don't think any of them are. There's something going on that wasn't going on when people were more equal, and they wanted to keep it that way. I mean, ethnology shows us that there were very conscious strategies to prevent some people from having power over others. Ma in realtà è più il procedimento, proprio perché noi non sappiamo esattamente che cosa succedesse all'epoca. Tra l'altro alcuni pensano addirittura che ci fossero delle strategie messe a punto per evitare che alcuni prendessero il sopravvento sugli altri, però non sappiamo di preciso che cos'è che ha scatenato in loro il desiderio, il bisogno degli sciamani. And this what I was referring to is much more recent. Like I'm thinking of the work of Richard B. Lee with the Kung San. He's collected all these stories where the hunter comes back with the elk or whatever it is, the eland, and they say to him, "I wouldn't eat that. It's gone bad. This is horrible. Why did you even bother?" So he doesn't get to be, I'm the mighty hunter. Now I'm the chief, or something like that. They keep him consciously keep him on the same level as everybody else. Perché appunto avevano messo a punto questo modo per evitare che alcuni arrivassero semplicemente con la pretesa di essere superiori e invece proprio per fargli capire che era qualcosa di quasi orribile fuori dal comune, ciò che possedevano non era qualcosa di cui vantarsi di essere superiori. Tornando sempre al tema della tecnologia. Sì, c'è prima un commento, se ti va, e poi... Ovviamente è abbastanza significativo. Secondo me il parallelo più pregnante a riuscire a sapere questo aspetto è che anche un campo si sviluppa all'interno del corpo lo fa quel processo armonico che è il tuo corpo, che mantiene una stabilità nel tempo, che chiamiamo salute. Lo stesso era fondamentalmente l'uomo quando viveva integrato con se stesso. A un certo punto in qualche località del mondo si è sviluppato un vero e proprio campo, la civiltà si è trasformata in campo, anche nelle sue modalità di espansione, nei suoi tempi, soprattutto nei suoi esiti, che sono evidentemente patologici. Quindi direi che questo fondamentalmente tutto è natura, però quello che riguarda noi esseri umani e la biosfera esiste un fatto evidentemente patologico che è fondamentale, che è la civiltà. Well, people are
needed to fill these roles, but what is the process by which people assume this power? To me, that's a problem. It's none of this stuff is a natural, freely occurring, like, oh, it's just inevitable. There are reasons why these things develop. And now, with hindsight, we can see that, you can see some of the conditions and maybe wish it hadn't developed that way. Because if you're otherwise, I think there are fewer people that are happy with the trajectory of all this natural, inevitable, freely occurring stuff and thinking about, well, maybe it doesn't have to be that way. Maybe we don't have to be so fully symbolic and we lose touch with some direct experience or direct communication with each other. Wouldn't you rather have that? Quindi ovviamente ci sono stati dei processi che hanno portato alla necessità di qualcuno al di sopra degli altri, ma il problema è sapere attraverso quali processi si sono decisi questi che sono andati al di sopra degli altri. For example, we could look at a whole lot of things. But take war, okay? There's almost zero organized violence or warfare before domestication. And upon domestication, it just mushrooms. There's just thousands of cases of war. You think that's a good thing? War. There's no war before domestication. Ok, quindi la guerra per esempio è venuta fuori con la domesticazione, ma nel senso di prendere possesso della realtà. Prima di questa presa di possesso di proprietà, la guerra non esisteva. Quindi non si tratta soltanto, come dicevamo prima, di un processo naturale, di qualcosa di inevitabile, ma qualcosa che alla fine è stato creato dall'uomo. Ritornando sempre al tema della tecnologia, secondo lei cosa accadrebbe se il mondo non avesse più la tecnologia senza avere comunicazione da un giorno all'altro, di punto in bianco? Cioè se togliessimo la tecnologia? No, proprio comparisse il tutto. Sì, come sarebbe il futuro? Well, there are 7 billion people. That's, I don't think any primitivists are saying, just throw the switch. We're not ready for that, but conceivably we could go in the direction of less dependence on the technology and start to realize what we're losing when we have more and more and more technology. Il fatto che vogliono tirare fuori i primitivisti non è che da un giorno all'altro la tecnologia dovrebbe sparire, ma dovremmo gradualmente distaccarci da questa dipendenza della tecnologia e per riuscire a capire che cosa invece con la tecnologia stiamo perdendo. Sta perdendo la felicità. Abbiamo ancora una domanda in madrelingua. So if I've understood the point of view, you're saying that in a primitive society people would live much more simply and in a way we would consider much less happy, but that in reality they would be more happy with their own lives even though they live in a sort of, simple, non-technological way. Like, is that the point of the discussion? I think so. Well, there's a wonderful essay. It's one of my favorite essays about. I think it speaks to that very question. Marshall Sahlins, S-A-H-L-I-N-S. It's called The Original Affluent Society, and he compares a modern businessman to a Paleolithic, caveman type, and he's showing how the modern businessman wins every time. It's not even fair. He's comparing these things, and it's written in a very, it's extremely funny, and I'm not really doing justice to it, but he comes to the conclusion that if all your needs are met,
you are affluent. But in modernity, no matter how much stuff we have, we want more. Our needs are not being met with all of this wealth and stuff we can buy. So who comes out ahead? And so he kind of turns it around. And I don't know about happiness. He doesn't really explicitly say happiness, but if all your needs are met, you probably would be happy, right? Or as opposed to being frustrated. Today, when people buy more and more stuff, they're not very happy. If you look at the drug consumption, pharmaceuticals, chronic illness is just completely, in America anyway, it's huge. Okay, questo libro in cui l'autore fa un paragone tra un uomo, diciamo, un businessman di oggi e un uomo primitivo. È sempre l'uomo primitivo da un certo punto di vista a vincere, perché tutti i suoi bisogni vengono soddisfatti. L'unico problema è che più si va avanti e più bisogni andiamo a crearci, e quindi se la felicità è soddisfazione dei propri desideri non siamo mai pienamente felici, perché non riusciamo a soddisfare tutti i nostri desideri. Abbiamo un quarto d'ora, quindi per dare spazio a più domande cerchiamo di essere essenziali e fare il meglio possibile di essere semplici e diretti. La mia, diciamo così, domanda era sulla civilizzazione, perché da come l'ho capita io si intende come civilizzazione non solo la costruzione di una città vera e propria con muri e differenze sociali e di classi eccetera, ma proprio una comunità. Il punto è che molte anni fa ovviamente esistevano comunità che erano organizzate, diciamo, non necessariamente come è organizzata quella di ora, che sono però poi state soppiantate da civiltà che avevano invece sviluppato, diciamo, un regime politico, monarchico o comunque aristocratico. Allora la mia domanda è: bisogna necessariamente eliminare completamente la comunità e la civilizzazione intesa in questo modo, oppure basta fermarsi a un livello in cui appunto non ci sono organizzazioni, diciamo, di dominio da parte di una sola persona o di un gruppo interessato? Well, I think personally, if you see things like division of labor as a negative thing that goes in the direction of, that goes in a bad direction, then you might conclude that little or no division of labor would be the goal or the end point, and that would be pretty primitive, you know. But except everyone would decide that, whether they feel they need to go back further or stop at some stage that isn't completely, you know, that's like zero division of labor. I don't know. I mean, I feel personally, I'd like to push it back, way back, you know. But, allora, personalmente vorrei andare più all'indietro possibile, però dipende un po', se vedi la divisione del lavoro come qualcosa di negativo, è ovvio che si tornerà a quella società che andava prima della divisione del lavoro. Poi se riusciamo a fare questa regressione, si vedrà man mano, piano piano che si farà questa regressione, fino a che punto possiamo spingerci ad andare all'indietro. Io intendevo divisione dei lavori, che proprio intendevo superiorità di un certo tipo di lavoro rispetto a un altro. Oh, I see. One is valued more than the other.
Cioè, nel senso che un lavoro è più valutato meglio, migliore rispetto a un altro. Well, I think that the possible problem is, again, the differentials of power, and I think that it's perhaps when women start to have a lower position, and I envy people that have skills that I sure don't have, but if you want it in egalitarian society, then maybe the ideal is to have that everybody would have the capacities to do whatever it is. Okay, si torna indietro a quando le donne hanno iniziato ad avere un ruolo inferiore rispetto a quello degli uomini, essere ritenute inferiori rispetto agli uomini. Quindi in una società, se vogliamo metterla così, egualitaria, ciò che è importante non è quale lavoro è migliore rispetto a un altro, ma quali sono le capacità di ognuno e come possiamo contribuire alla società attraverso il nostro lavoro. No, abbiamo 10 minuti. Dobbiamo fare Could I just throw in one thing? Just one quick comment. When we're talking about what is natural and or inevitable, we look at the population, which is 7 billion people now. There were two turning points. There were two major turning points. And one was the move to domestication from a very low, almost not growing at all population in the world. That it created a spike in population. Still very few people relatively, but it went up. It was. And the second one was the Industrial Revolution 200 or 300 years ago, as we know. Everybody knows that global warming is a function of industrialization. Everybody knows that. They say that all the time. But nobody says, well, maybe we should get rid of industrialism. Speaking of natural, there's nothing natural about it. If you want a world of factories, that is what is creating the 7 billion people. It's kind of obvious. It's not a secret. It's not some, intelligence that very few people have. Everybody knows it. So, again, when you look at things that we're supposed to think of as natural, it's hideously unnatural. 7 billion people? We all know that's higher and higher. So you have to ask why. What caused that? Right. Okay. Quindi quando si va a parlare di naturale e di inevitabile vengono fuori necessariamente due constatazioni. La prima è che siamo 7 miliardi di persone e quindi siamo veramente tantissimi per questo pianeta, e la seconda è che tutti gli effetti negativi che stiamo avendo adesso della tecnologia derivano più o meno dalla rivoluzione industriale, quindi per esempio l'inquinamento e tutte le cose che abbiamo elencato prima. E tutta questa tecnologia che viene messa a servizio da questi 7 miliardi di persone. Quindi è da chiedersi ovviamente quale sia la relazione fra le due cose, di renderci conto quanto noi 7 miliardi di persone stiamo danneggiando il mondo con la nostra tecnologia. Allora, ci è rimasto poco tempo, vi volevo anche dire che comunque nel pomeriggio ci sarà per gli studenti la possibilità di confrontarsi un po' di più con John. Solo per quelli dell'Asia. Solo per quelli dell'Asia, ok, comunque, quindi se c'è qualcuno non dell'A che vuole fare domande, allora è meglio dare spazio a una o due di queste. C'è un braccio alzato là, c'è qualcuno là? La mia domanda porterebbe più a lungo tempo. Il sistema politico nella nostra società sta fallendo. Io volevo sapere, volevo dire, nella sua società ideale,
quale tipo di organizzazione politica sociale dovrebbe essere utilizzato? Well, this is the primitive goal is there is no politics. It isn't a matter of managing a big society. It's a direct. In other words, there's no politicians. There's no specialists in power. It's a different kind of world. It wants to depart from all that. So that's part of the problem. I think the political system, any political system. Parte del problema è proprio questo, perché l'obiettivo primitivo è proprio quello di non avere nessuna politica, perché quando non c'è nessuna politica, nessuna organizzazione, vuol dire che le cose vanno bene da sé e non c'è bisogno di organizzare ulteriormente la società in cui viviamo. Another way to put it, and I'm not trying to put words in your mouth, but somebody said that all the politics wants to figure out the best way to run the world. What if you don't want to run the world? Then you look at it very differently. What is a world that doesn't need running? Infatti, mettendola anche in altri termini, potremmo dire che ogni politico cerca il modo migliore per governare il mondo. Ma che succederebbe se non volessimo nessun governo? Direi ultimissima domanda, quindi se c'è qualcuno che ancora non l'ha fatta preferirei dare voce a chi non ha parlato. Guido, mi dai anche a chi potrebbe... Non sarebbe più una domanda di là. L'ultima domanda veloce da questo lato e poi passiamo. Anche se secondo me è impossibile, penso che in un certo senso siamo anche stati diversi, basta vedere come per esempio ci siamo rifugiati nei computer o nei cellulari che sono il simbolo per eccellenza in quanto anche virtuali, e quindi probabilmente penso sia una tendenza umana quella di voler dare un nome alle cose e ordinare, cioè avere almeno l'impressione di controllare. C'è anche qualcosa in più o è finito qua? No, stavo leggendo quello che aveva scritto sulla maglietta del signor Zerzan e dice vogliamo vedere il mondo. Oh yes. We have seen the world we want to live in and we will fight for it. Quindi abbiamo visto il mondo che vogliamo e combatteremo per averlo. Ok. Però alla fine del discorso mi sembra di aver capito che il signor Zerzan ha un po' una visione pessimista, diciamo, del mondo, nel senso che dice che la società sta decadendo e quindi non riusciva a conciliare come potesse vivere nel mondo se il mondo è quello che è, ovvero come lo vede lui, no? Well, you know, we might not survive. We might not pull out of this. There's no, obviously, there's no promise or guarantee.
But I think we just have to try to do what we can and hope and not give up trying to tackle these things. Ormai non abbiamo più nessuna promessa di riuscire a sopravvivere se continuiamo proprio in questo modo, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è metterci tutto il nostro sforzo per riuscire a ottenere il mondo che vogliamo. Credo che abbiamo avuto abbastanza chiaramente l'assaggio di quanto siano tematiche scottanti indipendentemente dalla posizione, poi dalla risposta che ciascuno dà. E volevo ringraziare John per tutto questo e anche per quello che sarà, e volevo anche dire che c'è un libro in preparazione di John con Enrico Manicardi, che è qua, e che abbraccio perché è un caro amico e che è l'autore di Liberi dalla civiltà, che è il testo e non solo di quello che John diceva prima. Niente, io sono molto felice di aver potuto fare questo dibattito e so che in realtà dovremmo approfondire queste cose molto oltre, e spero che nel tempo ci sarà modo, anche con Enrico stesso. Grazie a tutti.